Finalmente, dopo un'ora e mezza di attesa, stiamo salendo sul traghetto per andare a... Where are we going? We are going to Lofoten, to Moskenes. Le isole Lofoten ci stanno aspettando! Tre ore e mezzo mi dividevano per il paradiso e così mi sono messo a lavoricchiare un poco e a stendere il testo di questo video. Cavolo amici, è come se stessi scrivendo in diretta. Però adesso mi devo fermare, non posso prevedere il futuro. Aspettiamo. Si capita subito che era il paradiso in terra. Vedete, quando la mia futura fidanzata mi chiederà di portarla in un posto magico, incantato, la porterò qui, alle isole Lofoten. Le farò anche fare questo trekking di 3 ore di andata e 3 ore di ritorno, ricordandomi comunque di farle portare gli stivali, perché il terreno è paludosissimo. Hi man, how is the beach? Nice. Yeah, Bit windy, but nice. windy. Is this one the correct way, right? Yeah, Yeah. It's warm. it's cold, ice cold. But there were guys swimming, taking a bath, so... Ok, see ya. Siamo a metà strada tra dove abbiamo lasciato l'auto e questa fantomatica spiaggia che ancora non ho visto. E quello che più mi sorprende è, al di là del paesaggio fantastico, che sicuramente ne vale la pena visitare, è che cambia così tanto il tempo. Praticamente ero senza golf, senza felpa, sto cadendo, fino a 3 minuti fa. E avrei tolto anche la maglietta volentieri, perché quando c'è il sole che ti batte in testa hai tanto caldo, ma appena c'è un po' di ombra e voglia di metterti sciarpa e cappello, e non sto esagerando, ho solo la felpa, altrimenti esagererei sul serio. Lui è Pavel, il ragazzo che sta viaggiando con me, viene dalla Repubblica Ceca. Pavel, say hello at my Italian friend. Hello, Italian friends. Nice to meet you. Finalmente! Una volta ridiscesa la montagna ti ritrovi in uno spazio che potresti vederlo con occhi comuni, perché in fondo è una spiaggia, come ce ne sono a milioni, ma uno, vederla così naturale e incontaminata, con poca gente, ti fa capire che ha quel tocco in più. 2. Non tutte le spiagge sono contornate da nuvole e montagne. 3. Non tutte le spiagge hanno un'altalena. E 4. Vuoi mettere la ricompensa dopo quello sforzo di salire e scendere la montagna? Ma scherziamo? È mezzanotte e mezzo e qui alle Lofoten il sole sembra non voler tramontare. Mi tocca dormire così. Che sacrificio, no? Chi me l'ha fatta fare a venire qua? E vabbè, alle mie spalle c'è il ragazzo che sta viaggiando con me. Infatti Africa è un po' disorganizzato in questo momento, però non fa niente. Ragazzi, una buona notte, sono stanco. Ci vediamo domani con i prossimi video. Mi sentivo in un altro pianeta e la mattina non fu da meno. Visitammo la parte meno sviluppata dell'arcipelago, che non è incredibilmente bella, ma è naturale e tanto mi basta. Sarà anche buono il baccalà, ma la puzza che c'è, mamma. Poi all'improvviso una spiaggia. Go on. It's boiling almost. Now it's freezing. Something completely different.
posso far fregare da un cieco. È così che bisogna fare. Coraggio, ragazzi! Non posso mettere che diversi turisti ci hanno fatto i complimenti per il coraggio, perché ragazzi era fredda, ma fredda fredda. Hi. Hi. Did you like it? Oh yeah. Yes, Yeah. it's beautiful. Who won between me and my friend? You did. Me? Yeah. Are you sure? Yes. Thank you. Yeah. You're so Ho brave. vinto io, ragazzi. Arrivò il momento di lasciare Pavel alla Vic, che visitai solo di sfuggita. Se da una parte ero contento di ritrovare la mia indipendenza e libertà, perché comunque quando si viaggia in due si devono accettare dei compromessi, dall'altra ero dispiaciuto perché mi trovai veramente bene con lui. Però the show must go on. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. Avrei voluto passare da Tromsø, ma ero veramente stanco e avrei dovuto guidare per un'altra ora e mezzo per poi l'indomani ripercorrere quella strada e rimettermi sulla carreggiata verso Capo Nord. Quindi sacrificai la cittadina e rimasi sulla E6, la mitica strada piena di imprevisti e colpi di scena che ti conduce fino a lì, fino a Nordkapp. Non si direbbe ma è l'1:30 del mattino. Ho cercato di guidare quanto più possibile oggi per alleggerire la giornata di domani, perché altrimenti 11 ore di viaggio non le avrei sopportate. Adesso sono stanco morto, ma almeno domani ne mancheranno 7, 7 e mezzo, 8, non ricordo. Ma c'ho una voglia indescrivibile di arrivare a Capo Nord. Se riesco a dormire stanotte. Io credo di no, però ci proviamo. Almeno cerchiamo di essere freschi domani mattina. Buonanotte. Beh amici, finalmente ci siamo, è il grande giorno per me. La strada è lunga e non c'è fretta di arrivare, anche perché il sole non tramonta e potrei guidare di pomeriggio e di notte, ma preferisco arrivare di sera. Sono contento, sono emozionato, ogni tanto i brividi. Il più delle volte guardo il paesaggio, le alci, i fiumi, i fiordi e ripenso a chi mi ha accompagnato in questo viaggio, a tutti i passeggeri che ho ospitato, a chi ha sopportato i miei viaggi e le mie dichiarazioni di felicità, lasciando che tralasciassi comandasse la loro vita. Mia colpa, troppo impegnato a godermi la mia. Ma se non l'avessi fatto in quel momento, quando l'avrei dovuto fare? Ripensa a tutto ciò che è stato il viaggio per me e ho la pelle d'oca. Ho passato 26 giorni o 27. Uno più bello dell'altro, uno a volte più doloroso dell'altro, ma uno più indimenticabile dell'altro. Ho visto cose che sapevo fossero belle ma non immaginavo così tanto. Ho ammirato paesaggi, ho conosciuto persone, ho imparato tanto dai paesaggi e dalle persone e soprattutto da me stesso. E questa è la più grande vittoria che ho avuto dal viaggio. Mi sono arrabbiato, ho pianto per la gioia, ero triste, ho riso, ho pianto per la disperazione. Ho fatto tutto in questo viaggio. E mancano 300 km per arrivare a Capo Nord, fin dove volevo arrivare. E ho tanta ma tanta voglia di arrivare, ma non ho nessuna fretta di arrivarci. E se le poesie insegnano qualcosa, la poesia di Kavafis, di Itaca, ti insegna che il viaggio è la parte più bella dell'avventura. E il sabato del villaggio anche. Goditi il sabato perché la domenica poi finisce. Ed è quello che voglio fare. Non voglio neanche immaginare cosa sarà tra 3 ore, 4 ore quando arriverò lì. Però so che sarà magico. I chilometri si immaginavano e volevo arrivare. Poi eccolo lì, a un pedaggio di distanza, Nordkapp, Capo Nord. Un semplice promontorio come tutti gli altri, ma che ha la fortuna di essere il più sporgente a nord. Qualche statua, qualche installazione, un gigantesco complesso sotterraneo con bar, ristorante, museo, cinema. Vedere il mondo così,
in quelle dimensioni, per me è stato significativo. Il mondo è piccolo, ho pensato, ne ho percorso quasi la metà. E già, ho percorso 8.393 chilometri. Sì, il mondo è piccolo, e il mio cuore anche in questo momento, tanto che si stringe dall'emozione. Si stringeva allora quando guardavo quel mondo, si stringeva quando scrivevo il testo da recitare e si stringe adesso, che sto registrando. Immaginate quante volte abbia ripetuto questa parte senza dovermi fermare per un pianticello o un nodo alla gola. Non è stato facile. Non mi sento una femminuccia a dire che ho pianto in quel momento, e anche in altri. Sono felice di averlo fatto, e lo rifarei ancora. Un uomo in pace con se stesso è un uomo libero di esprimere le proprie emozioni. Ho imparato a esserlo in questo viaggio. Se avete avuto la pazienza di arrivare fino a qui, anche se ci siete arrivati saltellando, birichini, sarebbe bello che ascoltaste altri 2 minuti, gli ultimi, i più importanti per me. Ciò che ho realizzato, oltre a essere un sogno, in fin dei conti è un viaggio, un'esperienza, che però mi ha donato il privilegio, credo il più grande privilegio che potessi mai ottenere, il tempo. Tempo che manca nel nostro stile di vita, sempre troppo zeppo di impegni e stress. Tempo per divertirmi, per annoiarmi, per visitare, per estasiarmi, per spaventare, per riflettere, per capire. Tempo per pensare. Ho avuto tempo per pensare a ciò a cui non avevo pensato per mesi, e tra questi pensieri, nascosti in un angolo, c'era il ricordo di un amico con cui ho condiviso tante, ma tante esperienze. 15 anni di attività, di uscite, di studio, di passioni, perché no, di litigate, di prime volte, di viaggi. Ecco, a proposito di viaggi, sono sicuro che Mario, conoscendolo, mai e poi mai sarebbe venuto con me in questo viaggio, figuriamoci se l'avesse fatto da solo. Io e Mario eravamo molto diversi, ma di questa diversità ne facevamo un punto di forza. Lui il ballo e io il calcio, lui la Juve e io il Milan, lui il classico e io lo scientifico, lui la carriera militare e io l'anarchia. Eravamo proprio diversi. Forse grazie a questo ci volevamo un bene dell'anima. Le strade si sono divise e il bene è continuato a regnare. Mario non sarebbe mai venuto con me, ma mi avrebbe fatto l'in bocca al lupo, perché sapeva che era ciò che mi avrebbe reso felice, come me lo fece quando andai in Australia, e spesso mi chiedeva aggiornamenti. Con il privilegio del tempo ho avuto la tristezza necessaria per pensare a lui e a me, insieme in tanti momenti. Soprattutto però ho pensato a lui, al suo ultimo viaggio in auto, che in fin dei conti era un viaggio banale, stupido, dal lavoro a casa, niente di più. E io che sto percorrendo migliaia di chilometri da una parte all'altra dell'Europa senza che mi succeda nulla. Sono fortunato io, ma sono anche più attento da quando ho pensato a Mario. Sono meno spericolato, più concentrato, non rischio più nulla alla guida. E se posso vantarmi di essere passato incolume da questo mio viaggio, è anche grazie al suo esempio. Mario mi è stato d'aiuto, anche questa volta.